Facciamo un aggiornamento sul mercato dell'Inter perché in questi giorni siamo presi da altro e tra una cosa e l'altra non ne parliamo ormai da un paio di settimane almeno. Invece delle novità ci sono degli sviluppi interessanti con tre principali macro notizie verificate. La prima sulla questione portiere dove l'Inter ha provato a fare un colpaccio ma adesso si sta concentrando su due scenari principali. Seconda notizia, si sta lavorando ad un colpo forte a centrocampo con delle caratteristiche, definiamole più europee, passatemi il termine, in termini di intensità e di qualità. Numero 3, davanti l'Inter vuole aggiungere un elemento di qualità e sta quindi valutando di pescare all'estero un giocatore giovane in rampa di lancio con delle caratteristiche molto moderne, cioè di dribbling, di velocità, di cambio di passo e di qualità, soprattutto la parola chiave su cui vuole intervenire l'Inter in questo mercato. Giornalisticamente potremmo dare un titolo di una sorta di colpo alla Kvaratskhelia, cioè come quel colpo che fece il Napoli con un giocatore quasi sconosciuto al grande pubblico almeno, ma con delle grandi doti, un giocatore già un po' affermato con ovviamente le dovute proporzioni, perché un colpo così come quello Kvaratskhelia te ne esce uno ogni 100 e forse neanche, anzi, per cui bisogna fare le dovute proporzioni, ma l'idea è quella. E allora raccolgo il suggerimento del nostro abbonato Giulio che in diretta mi chiedeva di parlare di mercato e lo approfondiamo in questo episodio di oggi. Ben ritrovati allora amiche e amici interisti, vi invito a lasciare un mi piace, se non l'avete ancora fatto clic sul tasto iscriviti così continuiamo a crescere e se volete supportarci e suggerirci anche dei contenuti da approfondire come è avvenuto in questo caso vi ricordo anche il club di Passione Inter, eccolo qua il QR code da inquadrare per entrare a far parte della nostra grande community con interisti da tutto il mondo. Andiamo con ordine e partiamo dal dire partiamo col parlare, diciamo, di quello che potrà e che sta pianificando di fare l'Inter in estate. Con Chivu, innanzitutto, son già partite delle discussioni sul potenziamento di questa squadra che dopo questa stagione vuole ovviamente consolidarsi in Italia, ma inutile nascondersi, verrà richiesto di fare anche qualcosina in più in Europa. E per farlo ho sentito più giornalisti anche nelle ultime ore parlare di un budget messo a disposizione di Oktay che sarebbe di circa 40 milioni di euro. Qui la maestra di matematica mi riaccende quel ricordo, mi fa partire quella domanda, ma 40 milioni di euro di cosa? Di mele, di pere? Questa classica citazione che penso ci accomuni un pochino tutti. Qual è l'unità di misura di questo 40 milioni? Cioè 40 milioni di costo squadra? Ecco, più verosimile pensare che si intenda dire che l'Inter potrà impegnare, secondo queste indiscrezioni, diciamo così, circa 40 milioni di euro in più di quello che incasserà nei cartellini. Quindi se vengono venduti giocatori per 60 milioni di euro complessivi, allora si potrà spendere circa 100 milioni di euro. Tutto sempre a rate, sia per le uscite che per le entrate, come fanno tutti ovviamente. Non so se sarà effettivamente così, questo è quello che stanno dicendo un po' vari giornalisti in questo momento. So però che l'Inter ormai è autosufficiente intanto dal punto di vista dei bilanci e della capacità di spesa e che soprattutto avendo rispettato tutti gli obblighi intermedi in questi anni, con il bilancio in chiusura al 30 giugno 2026, praticamente si uscirà finalmente anche da questo famoso settlement agreement che era stato concordato con l'UEFA. Per cui rimangono i paletti della sostenibilità finanziaria che ti obbligano a tenere sotto controllo i costi in base a quello che è il fatturato, ma verosimilmente con anche l'approvazione della UEFA l'Inter avrà dei margini di manovra in più nella capacità di spesa dalla prossima estate in avanti, soprattutto nel 2027 magari, ma già dalla prossima estate in avanti e questo grazie ai risultati europei straordinari degli ultimi anni. Da qui dunque, oltre all'ambizione sportiva ovvia di un gruppo come l'Inter, di una società come l'Inter, la necessità di alzare poi l'asticella degli obiettivi con l'idea che l'Inter debba stabilizzarsi, diciamo, almeno agli ottavi di finale di Champions. Questo è l'obiettivo, stabilizzarsi lì per poter poi continuare questo percorso di crescita. Come si traduce quindi questo sul mercato? Innanzitutto, dicevo, la questione portiere. L'Inter cambierà diverse cose a partire dalla porta. C'è stato, vi dicevo, un tentativo per un colpaccio. Che cosa significa? C'è stato un tentativo, e ne abbiamo parlato già nel club di Passione Inter diverse settimane fa, l'Inter aveva fatto un tentativo per Svilar. C'è stato quindi
diciamo così, un sondaggio, un'idea da parte dell'Inter molto forte, in realtà molto più di un'idea concreta da parte dell'Inter negli scorsi mesi, per andare a capire se si potesse arrivare a Svilar della Roma, secondo molti il miglior portiere della Serie A. Chiedo a voi se siete d'accordo oppure no. Quindi Svilar era il grande obiettivo dell'Inter. Parlo al passato perché nonostante una seconda parte di stagione un pochino incalando con la Roma e nonostante le necessità da parte della Roma di vendere, soprattutto se non dovesse raggiungere il piazzamento Champions, che è un po' complicato in questo momento, ecco, non è semplice arrivare a Svilar. Quindi da quel punto di vista possiamo definirlo adesso un'ipotesi piuttosto complicata per un Inter che allora si è mossa su altre piste e ha sondato veramente tanti profili in questi mesi, arrivando a sondare profili molto diversi tra loro, da giocatori più giovani a portieri molto più esperti come l'argentino Emiliano El Dibu Martinez, profilo molto discusso anche per quello che è il suo carattere particolare. E tutto questo sta trovando una sintesi al momento, da quello che abbiamo capito, in Guglielmo Vicario, su cui c'è stato di fatto anche una bozza di accordo personale col giocatore che vuole fortemente tornare in Italia dopo questa esperienza in Inghilterra, e già nell'estate in cui poi si trasferì al Tottenham era molto vicino all'Inter. Ora il Tottenham sta seriamente rischiando la retrocessione e questo lo renderebbe quindi ancora più abbordabile per un Inter che ha in piedi però altre valutazioni, perché al momento Sommer sembra destinato, nonostante qualche voce su un possibile rinnovo, ecco, sembra destinato ad un addio a parametro zero. Non lo diamo ancora certo al 100%, ma è nella lista degli Acerbi, dei Darmian, di quei giocatori che dovrebbero partire a zero. Sono in corso invece delle discussioni su Josep Martinez, che so molti di voi vorrebbero come titolare della prossima stagione, del prossimo ciclo nell'azzurro, per evitare di andare a spendere su Vicario, che non mi sembra, da quello che ho capito, vi aggradi molto, vi piaccia molto, e quindi evitare di spendere su altri profili dicendo risparmiamo quel budget per altre operazioni. Allo stato attuale, confrontandomi anche con altri colleghi esperti di mercato e sentendo anche un po' la gente di Giuseppe Martinez, l'idea che mi sono fatto sulla questione portiere è che l'Inter potrebbe dire: se dalla cessione di Martinez riesco ad ottenere una buona cifra che mi permette di ripagare Vicario e un secondo portiere d'esperienza molto low cost, lo faccio, in modo che, diciamo così, brutalizziamo la somma Vicario più secondo portiere d'esperienza low cost sia al massimo pari a Sommer più Martinez come entrate e uscite e come costo. Mettiamola in questa chiave qua. Come secondo di esperienza, visto che stavo anche indagando su quale potesse essere un nome, è girata una voce, mi è stato detto una voce su Leali, portiere di 33 anni che è in scadenza con il Genoa. Mi è stato fatto questo nome, penso però che possa rinnovare con il Genoa, quindi lo vedo un'ipotesi non semplicissima in questo momento. Questione centrocampo. Centrocampo, qualcuno sta lanciando in queste ore degli allarmi su Aleksandar Stankovic, che potrebbe avere delle offerte molto alte con cui l'Inter potrebbe pensare di fare una plusvalenza immediata per poi investire su altri profili. Vediamo. Nel frattempo, vi dicevo, l'idea è quella di alzare il livello anche in ottica europea e per andare in questa direzione l'Inter sta sondando il mercato alla ricerca di un colpo importante, di un numero 8 come caratteristiche su cui investire anche un tesoretto significativo, che non è quel colpo di livello internazionale di cui tanto si è parlato a livello mediatico, ma un colpo di grande sostanza, ecco, lì in mezzo, che verrebbe finanziato anche grazie al fatto che partirà Mkhitaryan, partirà verosimilmente Frattesi e attenzione a quello che succede con gli esterni, con Diouf, perché tra l'altro in queste ore anche il Corriere dello Sport sta rilanciando questa notizia secondo cui l'Inter ragionerà con Diouf sulla possibilità di convertirlo da esterno, un po' come sta avvenendo adesso. E quindi a centrocampo, ragazzi, si crea molto spazio. Uno spazio che potrebbe essere riempito da Manu Koné. Manu Koné resta un obiettivo che piace sempre all'Inter. L'Inter ci ha riprovato anche a gennaio scorso, quindi figuriamoci in estate con la Roma che potrebbe aver bisogno di cedere, per cui teniamolo sempre d'occhio. Così come Ederson dell'Atalanta è un giocatore comunque diverso come caratteristiche rispetto a Koné, più qualitativo a livello offensivo rispetto a Koné che è un po' più interditore, ma occhio soprattutto a Curtis Jones, questo giocatore del Liverpool. È tornato a parlarne soprattutto l'esperto di mercato Fabrizio Romano, ma è una notizia che in tanti mi stanno confermando, questo su Curtis Jones, giocatore in scadenza di contratto nel 2027 con il Liverpool, non sembra intenzionato a rinnovare da qui
secondo me teniamo d'occhio anche il fatto che la gente stia spingendo e soffiando sulle notizie di mercato per trovare una nuova sistemazione, e l'Inter aveva già avuto una sorta di apertura da parte del giocatore a gennaio, quindi è un giocatore che resta da tener d'occhio anche per l'estate, ed è un giocatore che lui sì, secondo me, cambierebbe veramente il volto del centrocampo dell'Inter, perché è un giocatore di intensità già in Premier League, figuriamoci quello che può dare in Serie A, un box to box, come viene chiamato, ecco, di qualità, una sorta di mezzala regista, un diciamo ragionatore, assaltatore, ecco, giocatore poi anche lui che ha ancora un ampio margine di crescita, molto interessante. E poi arriviamo invece all'attacco, fronte offensivo, dove, come vi dico da tempo, c'è l'idea di... Vi ricordate quando avevo fatto quel contenuto? Aveva fatto molto ridere, mi ricordo, avevo fatto un campetto con la formazione dell'Inter e avevo messo alle spalle dell'attaccante un box con scritto qualità, per far capire l'idea che ha l'Inter in quella casella lì. E vi eravate messi molto a ridere nei commenti, perché avevo scritto chi è qualità, mi avete chiesto, giustamente. Era una battuta, ovviamente, giusto una semplificazione. Però l'Inter sta cercando, c'è l'idea di aggiungere un elemento di grande qualità che possa fare il sottopunta, che possa andare a fare il collegamento tra centrocampo e attacco, ma soprattutto che aggiunga un po' di fantasia, ma in chiave offensiva, negli ultimi 30 metri, cioè un giocatore che possa andare a cambiare passo, a dare imprevedibilità, riempiendo ancora di più quello spazio che viene spesso ad occupare Lautaro Martinez venendo incontro, o che quest'anno spesso sta occupando Çalhanoğlu, se ci avete fatto caso, soprattutto quando l'Inter domina nelle partite, è Çalhanoğlu che va ad aggiungersi lì. L'Inter vuole aggiungere qualità lì, la casella di Nico Pass, per intenderci. Ecco, un nome di cui tanti continuano a parlare, a me francamente continua a risultare difficile immaginare al di là di quello che è un gradimento ovvio da parte dell'Inter, però anche in Spagna c'è stata una prima pagina molto pesante di AS che ha parlato del fatto che il Real Madrid lo riacquisterà. Vediamo. Vi voglio far notare però una cosa, al di là della questione Nico Pass. L'Inter ha valutato, e questo ci è stato confermato, il profilo di Kostov della Stella Rossa, che potrebbe però andare all'Arsenal, che mette sul piatto delle cifre molto importanti. Ha valutato un altro trequartista con tanta qualità, gol nei piedi e soprattutto assist, come Sperzian del Krasnodar. Sta valutando, e questa è un'altra notizia confermata, Alay Begovic, questa stella bosniaca che purtroppo abbiamo visto anche contro l'Italia, che gioca nel Salisburgo, è stato riacquistato dal Bayer Leverkusen, ma il Bayer Leverkusen dovrebbe rivenderlo, e stanno lavorando con degli intermediari molto in Italia, dove è probabile che sbarchi, dove c'è la Roma, c'è il Napoli e c'è anche l'Inter, ed è più un'ala di dribbling, anche qua Alay Begovic. Per cui Sperzian non è giovanissimo perché ha 25 anni, ma è ancora in una fase crescente, ecco, di carriera, soprattutto visto che arriva dal campionato russo, può imporsi ancora di più. Gli altri due sono invece molto più giovani, 18, 19 anni, forse 17 addirittura, 18 anni, attorno a quell'età lì. Sono però tutti profili, appunto, in rampa di lancio, in campionati meno visibili, ecco, rispetto alla Serie A, con dei costi importanti, sì, ma non clamorosi, non i 50-40 milioni di euro, e soprattutto giocatori che non hanno ancora fatto quindi quell'ultimo salto, pur avendo già dimostrato delle ottime doti e un grande potenziale. Sono un po' quelle caratteristiche quindi che ci riconducono al titolo giornalistico che vi ho dato all'inizio, cioè le caratteristiche del colpo che fece il Napoli con Kvaratskhelia ai tempi, anche se Kvara era già enormemente considerato tra gli addetti ai lavori, se ne parlava già come un giocatore, ecco, non sconosciuto a chi segue il calcio per mestiere, ecco. Quindi andiamoci cauti con i paragoni, però l'idea sarebbe appunto un po' questa attualmente, un giocatore in rampa di lancio da inserire subito, con potenziale di crescita molto grossa, visto che queste caratteristiche in Italia fanno la differenza, ti fanno emergere, quindi anche in una chiave di mercato futura, e soprattutto sono utilissime in Europa, dove l'Inter deve aggiungere intensità e qualità per poter competere, e lo abbiamo visto anche in questa stagione. Poi, queste sono le valutazioni che vengono fatte all'inizio della pianificazione del mercato. Sappiamo che poi le cose possono cambiare in corso, c'è di mezzo anche un mondiale, chiaramente, delle possibili offerte che possono cambiare tanti scenari. C'è la questione Bastoni, per esempio, che cambierebbe moltissimi scenari in difesa, dove il nome attualmente caldo è quello di Mouaremovic, ma non basta soltanto lui, verosimilmente. E quindi questo era un punto sul mercato attuale, con delle notizie che abbiamo verificato grazie anche al lavoro dei nostri Simone, Romina e lo staff di Passione Inter, e il confronto costante che abbiamo con
i colleghi di mercato e non soltanto. Fatemi sapere che cosa ne pensate anche voi su questi nomi, sulle priorità di intervento da parte dell'Inter, cosa serve maggiormente secondo voi all'Inter. Vi aspetto nei commenti, vi aspetto nel club, mi raccomando, QR code qua su in alto. Vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.